Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questa playlist mi propongo, per quanto mi è possibile, di rispondere alle domande degli utenti di YouTube. Pertanto, se hai qualche richiesta particolare su Excel o qualche dubbio, non esitare a chiedere qui sotto nei commenti. Non appena avrò un po' di tempo, cercherò di risponderti. La richiesta di un visitatore del mio canale, che ringrazio molto, è la seguente. Ho 4 colonne di dati con titolo colonna tabella A, tabella B, tabella C, tabella D. In un'altra colonna scelgo da menu a tendina come titolo tabella A. Come faccio a richiamare i dati della colonna A? Quale potrebbe essere la formula? Inoltre, vorrei che la colonna estratta si formattasse automaticamente in base alla tipologia dei dati in essa contenuti. Se vuoi, puoi mettere in pausa il video e provare tu a trovare una strategia risolutiva. In alternativa, continua a seguirmi. Subito dopo la sigla ti propongo due possibili soluzioni. La prima, in cui si fa uso degli intervalli denominati. La seconda, valida nel caso in cui i dati siano formattati come tabella. Com'è andata? Fammelo sapere nei commenti. Ho già spiegato la prima parte del quesito, quella che riguarda la formula, nel video 2 di questa playlist, di cui ti riporto il link in descrizione. Concentriamoci ora sulla formattazione della colonna estratta. Come puoi notare, selezionando una qualsiasi colonna, le celle estratte hanno il formato generale e dunque anche le date risultano illeggibili poiché sono numeri seriali e dovrebbero essere formattate ogni volta che si seleziona la colonna C. Lo stesso vale per il formato contabilità contenuto in colonna D. Il modo più semplice e veloce per risolvere il problema è quello di utilizzare un po' di Visual Basic, ma nel prossimo video ti mostrerò come risolvere il problema con gli strumenti e le funzioni native di Excel. Iniziamo ora con il Visual Basic for Application. Clicca con il tasto destro sul nome del foglio attivo e seleziona Visualizza codice. Si apre l'editor Visual Basic e come puoi notare questo è il foglio di codice del foglio di lavoro attivo che come puoi osservare è evidenziato in grigio. Nascondo ora la finestra progetto per avere più spazio e affianco la finestra del codice alla finestra di Excel. Ora, qui nella casella oggetto, seleziono l'oggetto Worksheet che è il foglio di lavoro attivo. Automaticamente viene inserita la subroutine vuota Worksheet Selection Change, che è quella che si attiva quando viene selezionata una qualsiasi cella o un qualsiasi intervallo del foglio di lavoro, cioè quando la selezione cambia. Ora inserisco all'interno di questa subroutine queste righe di codice che ora ti spiego brevemente. Con la prima istruzione faccio in modo che il formato numerico dell'intervallo F2-F13 sia uguale al formato numerico della colonna selezionata. Infatti, l'istruzione range F1 value estrae il valore contenuto in cella F1, che è il nome tabella D, e dunque l'istruzione successiva range tabella D ricava il formato numerico della colonna tabella D. Con l'istruzione seguente, che è identica a quella appena scritta, ho sistemato l'allineamento orizzontale delle celle, in modo che l'allineamento orizzontale della colonna estratta sia identico all'allineamento orizzontale della colonna presente nella tabella di partenza. L'ultima istruzione serve per ricalcolare il foglio di lavoro, altrimenti dovremmo premere ogni volta il tasto F9 per aggiornare manualmente i risultati. Inseriamo ora una nuova subroutine, la subroutine Worksheet Change. La subroutine scritta in precedenza si attiva quando cambia la selezione nel foglio di lavoro, mentre questa subroutine si attiva quando cambia un qualsiasi valore contenuto nel foglio di lavoro. Copio ora le stesse istruzioni, CTRL-C, e le incollo nella nuova subroutine, CTRL-V. Ora, come puoi notare, i formati si aggiornano automaticamente quando viene estratta una qualsiasi colonna dalla tabella. Passiamo ora allo stesso problema risolto mediante le tabelle. Come puoi notare, ci si presenta lo stesso problema. La colonna estratta è sformattata.
Devi dunque cliccare con il tasto destro sulla linguetta del foglio e selezionare Visualizza codice. Con la procedura esposta in precedenza, inserisci le due seguenti subroutine. Rispetto alle precedenti ho cambiato solo l'intervallo, che ora è più grande, da H2 a H21, e ho dovuto ricostruire il nome della colonna estratta, che facendo parte di una tabella ha una sintassi un po' più complicata, e dunque ho collegato il nome della tabella, inserito fra virgolette, al valore contenuto in cella H1 ed ho dovuto chiudere la parentesi quadra alla fine. Come puoi notare, questa subroutine riformatta la colonna estratta quando cambia un qualsiasi valore contenuto in una cella del foglio di lavoro. Siccome in un video precedente contenuto nella playlist Funzioni di Excel ti ho spiegato la funzione scegli.call, ti mostro una formula alternativa per ottenere lo stesso risultato. Mediante la funzione scegli call ho selezionato come primo argomento la matrice azzurra e per individuare la colonna estratta, mediante la funzione confronta.x, ho fatto controllare il valore presente nella cella F1 all'interno dell'intervallo costituito dalle intestazioni della tabella azzurra ed in questo modo viene individuato il numero della colonna estratta e selezionando una nuova colonna i valori vengono estratti, ma abbiamo sempre il problema della formattazione. A questo punto riapriamo il Visual Basic e possiamo farlo digitando Alt F11, copiamo queste due righe di codice, le prime due, Ctrl C, creiamo una riga vuota e incolliamo Ctrl V. A questo punto, al posto della lettera H nei riferimenti, dobbiamo solamente sostituire la lettera F e successivamente copiare questo codice, Ctrl C, e sovrascriverlo al codice nell'altra subroutine. Possiamo ora verificare il funzionamento. La formattazione cambia automaticamente quando selezioniamo da tendina una qualsiasi colonna e cambia ad esempio anche quando cambiamo un qualsiasi formato e cambiamo la selezione nel foglio di lavoro. Come avrai notato, la soluzione con il Visual Basic è molto rapida e consente anche di allineare le celle nel modo corretto. Presenta però questo inconveniente. Non si possono annullare le operazioni effettuate, ad esempio cambiando un valore in questa colonna. Come puoi notare, il pulsante annulla è disattivato. Dunque, devi ricordarti che per così dire non si può tornare indietro, poiché quando utilizzi una macro di questo tipo, che si attiva con uno dei due eventi Change o Selection Change, Excel non consente più di annullare le operazioni precedenti. Inoltre, quando andrai a salvare il file, comparirà un messaggio che ti avvisa che è presente un progetto Visual Basic. Il file dovrà dunque essere salvato in formato XLSM. Non cliccare su Sì, altrimenti perderesti le macro inserite, ma clicca su No. A questo punto dovrai salvare in formato XLSM ed eventualmente scegliere la cartella di destinazione. Se ti può interessare, a breve preparerò un nuovo video in cui ti spiegherò come ottenere lo stesso risultato utilizzando gli strumenti e le funzioni native di Excel, in modo da evitare anche l'inconveniente che deriva dal fatto di non poter più annullare le operazioni effettuate. Se sei già esperto nell'utilizzo di Excel, ti invito però a trovare una soluzione a questo problema utilizzando solamente le funzioni e gli strumenti nativi di Excel, senza far ricorso al Visual Basic for Application e dunque ti invito a cercare di estrarre una colonna da una tabella facendo in modo che la colonna estratta si formati automaticamente in base alla tipologia dei dati inseriti. Se ci riesci, scrivimelo qui sotto nei commenti. Nel prossimo video ti proporrò la mia soluzione. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se tu per caso avessi trovato un'altra strategia risolutiva, ti invito a scrivermelo nei commenti. Se ritieni che questo video sia stato utile, ti invito a mettermi un like e a condividerlo con gli amici. Se invece hai qualche richiesta particolare, scrivimi qui sotto nei commenti e non appena avrò un po' di tempo ti risponderò. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!